Ladies and gentlemen, signore e signori, live dal Old Porter Public House a San Vito dei Normanni, Brindisi, Emma e Paola conducono Guarda dove siamo! Benvenuti! Buonasera, benvenuti a Guarda dove siamo, nuovo appuntamento live dall'Old Porter Public House, come sempre qui a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi. Anche questa sera si nota un'assenza perché, ahimè, non c'è Emma che è impegnato con una tournée teatrale e quindi, tra l'altro, se volete andarlo a vedere lo trovate a Misagni con la compagnia Opera Prima, oppure se lo volete vedere abbiamo il contributo fotografico come sempre. Io questa la porto tutte le volte che Emma non c'è e soprattutto ce l'ho anche a casa personalmente sul comodino, quindi lo salutiamo, è impegnato, però lo trovate appunto nella tournée teatrale. Allora, come sempre, una puntata tematica, ci occupiamo ogni volta di un tema diverso con un ospite in particolare. Innanzitutto salutiamo tutte le persone che sono qui presenti all'interno dell'Old Porter, Antonio che è il nostro tecnico, Roberta che si occupa della regia e Francesco che è ovviamente il titolare di questo pub. Quest'oggi, signore e signori, sono molto orgogliosa di presentarvi l'ospite di questa sera. È con noi Eleonora Magnifico! Ma che meraviglia! Ma come sei bella, tesoro! Allora, vieni Ele. Oh, eccoci. Come stai? Ciao, Paola. Noi ci baciamo, prego, il trono è tuo. C'è il trono. Meritato. Ma avrò anche i corteggiatori, perché di solito quando c'è un trono... Ah, guarda, se vuoi possiamo anche avere la musica adatta. Abbiamo deciso di lasciare quella, ma se tu preferisci quando va vuoi. benissimo, va benissimo. Allora, come stai innanzitutto? Bene, poi è un periodo di fermento, di tante cose, insomma ci sono cose che farò e magari vi dirò qualche anticipazione. Sei sempre in movimento? Ma sì, dai, continuamente. Ma quando ti ritiri mi sento dire, no? Cioè una certa, quindi... E invece no, continui imperterrito a fare cose. Ma fai molto bene. Sì, arrivano perché mi propongono delle cose, io accetto e dico ma perché non farle? E quindi volentieri ci Ma noi sono. ti seguiamo, noi ti abbiamo invitato davvero innanzitutto, grazie per essere qui con noi perché è una puntata che ci interessa veramente tantissimo. Per la caratura dell'ospite, tu sei una persona veramente molto conosciuta, molto dinamica, tu diciamo che sei un po' un mix di tante cose, perché ti occupi di tante cose, sì. vero? Ma perché insomma alla base c'è la curiosità, no? Che mi ha sempre spinto a fare delle cose, delle scelte, curiosare, e la mia vita è fatta di passioni. E quindi le passioni sono importanti, condividere, coltivarle. Io coltivo passione, c'è chi coltiva fiori, io coltivo passioni. E quindi ti viene benissimo, lo posso dire, assolutamente. Io, Eleonora, allora lo possiamo dire, noi ci conosciamo da tanti anni, certo. Perché tu, oltre ad essere una cantante, un artista tutto tondo, ti sei occupata anche di radio per moltissimo tempo, quindi ci siamo incontrati proprio in quell'ambito lì. Sì. Un'altra passione quella che è nata... Sì. Quanti anni? Guarda, allora, io sono stata in radio per 20 anni, nella stessa tua casa, insomma, quella che sarà anche la tua casa la tua azienda per un po' di tempo. E poi invece avevo già cominciato prima in qualche altro radio, anche le radio locali di Ostuni, mi ricordo un legame molto importante, dove, sai, noi facciamo di tutto nelle radio, almeno in quegli anni si faceva di tutto. Ti capitava di essere direttore di qualcosa, di fare il telegiornale, il telegiornale, il radiogiornale, quindi faccio, anche perché qui ho delle persone che hanno lavorato come me nella radio, in quelle prime radio, quando tu facevi di tutto. Ti trovavi a fare dei turni impossibili, no? Era un po', diciamo, come un'autogestione che potevi fare, perché c'era ricordi anche quando poi finiva quel nastro che poi e quindi tu dovevi correre, avevi le chiavi perché dovevo le chiavi, quindi andavi lì e aprivi perché diciamolo prima, adesso non vogliamo dire aspetta che adesso riprendiamo perché è arrivato Francesco. Grazie Francesco per la birra come sempre. Perché vedi, noi chiacchieriamo, però
bello, ma ci vuole. Grazie Francesca. Ma tu allora, vai non lo so, e me la porta lui, adesso penso di averle fatto una brutta impressione. Sono sobria. Così ad occhio. Allora, sì, diciamo questa cosa, molte persone non sanno, giustamente, probabilmente ci sono ragazzi che non hanno mai visto nemmeno un CD. Noi siamo, certo, come dire, molto indietro. Cavolo. Quando c'erano i vinili e tu dovevi fisicamente andare a cercarli per poter mettere la musica, o come quando dici tu, finiva il nastro, quindi tu correvi era una sudata, tu facevi 2 ore di programma, eri uno straccio, era altro che lezione di fitness. È vero. Molto bello. Insomma, siamo un po' pionieri di quel modo di fare radio, poi insomma siamo arrivati in realtà più grandi e ci siamo conosciuti in quell'ambito. È vero. Nel frattempo ti ho ritrovato essenzialmente come cantante. Sì. E insomma hai avuto una produzione abbastanza proficua. Guarda, perché in realtà io proprio negli anni inizio a fare radio con mio zio, pensa alle prime radio, non ti voglio dire età perché sennò che dicono qua siamo con perché Matusalemme. No. Siamo lì, no? Però e poi la passione per me era il canto, era la musica, il canto. Io mi ricordo insomma quando le suore mi prendevano, vieni perché sentivano la tua voce, quindi ti buttavano su un palco e da lì magari dirigevi delle cose, cantavi un po' la voce solista. Da lì la passione per il canto, per la canzone, per la musica. Per tanti anni io ho cantato, sono stata una voce in un piano bar, l'ho fatto, ecco, in quegli anni ero proprio il jukebox, quindi tutto quello che mi chiedevano io cantavo. Ma sai che quando dici piano bar, che parli di questa roba, un po' ti si illuminano gli occhi? Ma perché è stato un periodo bello della mia vita quello, ma anche poi faticoso, perché poi alla fine io mi stanco delle cose, parto sempre in quarta, bello, mi appassiono all'idea, però voglio sempre qualcosa che mi rappresenti, che rispecchi quella che io sono, la mia personalità, le mie passioni, e cerco sempre di non snaturare quello che è difficile, perché devi sempre essere all'altezza di quello che la gente vuole da te. E io invece faccio sempre cambi di rotta e li ho sempre delusi in qualche modo, oppure stupiti. Non so qual è la cosa migliore. Però se però uno poi ti segue, come tu hai uno zoccolo duro, bello importante, di seguaci, quindi evidentemente questi cambi sono andati bene. Sono andati bene, perché alla fine il pubblico o chi ti ascolta, gli amici, li educhi, cioè imparano ad amarti o ad odiarti in qualche modo, però sanno che da te devono aspettarsi quella cosa. E quindi tutto il mio percorso artistico, ma anche il mio percorso di vita è stato un eterno quasi non aspettarsi, destabilizzare le persone anche con delle scelte naturali che sono arrivate. Certo. Quindi destabilizzando un po' quelli che mi conosceva da tempo, in altre vesti, con altri abiti, eccetera, però anche in qualche modo aspettarsi un cambiamento da me, aspettarsi quello che io alla fine sono oggi, e quindi sono Eleonora con tutto il bagaglio che mi porto dietro, background artistico, ma anche un importante bagaglio di vita che mi sono portata dietro, con amici che ci sono ancora, con altri che mi hanno abbandonata sicuramente, con altri che non hanno capito l'evoluzione della mia persona, della mia identità, però al mio fianco ancora persone invece che mi stimano, che hanno capito chi sono e sono ancora con me, e questo è bello. E questo è fondamentale, certo. E mi fa molto piacere che tu l'abbia detto, perché forse oggi più che mai, adesso ci prendiamo una piccola parentesi seria, cosa che di solito non faccio, però in questo caso mi sembra abbastanza logico, perché segue un po' il discorso dell'attualità, nel senso che non solo in Italia, ma un po' diciamo globalmente, non so, anche oltre l'Europa, sì. Questo è il periodo secondo me forse di libertà più assoluto a livello identitario, a livello di rivendicazione dei diritti propri, ma c'è anche, io vedo un po' dall'altra parte, una forte limitazione, una paura non del diverso assolutamente, una paura forse proprio
non sanno gestire le cose, secondo me, è solo una paura della gestione e della comprensione delle situazioni. Quindi che tu dica questa cosa a me fa piacere, perché oggi un ragazzo di 10, 12, 15 anni, un bambino, un ragazzino, è giusto secondo me che glielo si dica, perché noi, io lo dico per l'età che abbiamo, che mica siamo vecchi, per carità, però ma sai, anche 1 anno, 5 c'era anni. La conoscenza diretta, oggi già, con internet, cioè, Paola, già 2 anni, 3 anni, 5 anni sono già tanto, sono già i tempi cambiano, ma cambiano da un anno all'altro, quindi l'evoluzione delle cose, la consapevolezza di noi cambia di anno in anno. Quindi quello che eravamo adesso veramente 5 anni fa non lo siamo oggi, ma il pensiero dei giovani. Quindi oggi i ragazzi sono molto più avanti e io sono felice di questa cosa. Assolutamente. Vedo l'evoluzione di questi ragazzi, io li adoro perché sono dei giovani che sono molto più avanti, consapevoli, chiamiamoli come vogliamo, fluidi, aperti, tutto quello che vogliamo. I termini servono in qualche modo. Io dico sempre io sento sempre chi dice, sai, ma è un'etichetta. No, non è un'etichetta. Dire chi siamo, raccontare le nostre identità e il nostro orientamento sessuale non è un'etichetta. Una persona che si dichiara apertamente bisessuale, eterosessuale, omosessuale, lesbica, non deve essere un'etichetta, è un modo di essere, perché se no non ne usciamo da questa cosa. Continuiamo a dire che l'etichetta è una gogna, che è qualcosa. No, non è un'etichetta. Dire quello che siamo è dire apertamente chi siamo. Siamo noi, con la nostra identità sessuale e con la nostra identità di genere e col nostro orientamento sessuale, che è una cosa normale, almeno dovrebbe essere nella normalità. La società invece ci imprigiona, ci ingabbia, ci rende veramente delle cose difficili, più difficili di quanto sono. Esatto, brava. E non sono così. È esattamente quello che mi fa piacere che tu dica, perché come dicevo prima, il fatto che magari noi abbiamo gli amici che avevamo anche 30 anni fa, se ne perde qualcuno, se ne acquista probabilmente anche qualcun altro, però siamo persone che hanno iniziato i rapporti un po' alla vecchia maniera, nel senso che tu uscivi, conoscevi qualcuno, incontravi qualcuno. Oggi molti ragazzi, quasi tutti, ma voi sapete, io ho un figlio di 12 anni e quindi già lo vedo, che comunque vive quasi con lo facciamo anche noi, ma avendo un bagaglio culturale diverso, di vita diverso, riusciamo ad utilizzare il mezzo in maniera differente, mentre oggi è un pochino difficile per chi conosce solo quel mondo lì. Quindi è bello ed è giusto che tu vada a spiegare che, ragazzi, non è la vita vera quello che vedete. Se qualcuno vi dice che non è che è sbagliato, assolutamente no. C'è un telefonino che squilla. Non ti preoccupare, noi non siamo. Sì, vuoi rispondere? No, non rispondo perché potrebbe essere compromettente la telefonata, quindi lasciamo perdere. Tra l'altro, proprio su questo discorso, io ho visto che tu sei stata a Cromatica e sei stata al Petruzzelli, vestito spettacolare. Grazie, ma sai che tutti mi hanno fatto comprare il vestito? Vestito bellissimo. Perché i miei amici, devi dire, che sono così cattivi, che dicono che non mi so vestire, che sono pacchiana, che sono... Quindi hanno ragione in alcuni casi, perché a volte è una cosa successiva e quindi dicono che sono sempre lì a criticarmi. Questa volta anche loro mi hanno fatto un sacco di meraviglioso, ho avuto delle cose meravigliose, faceva un po' effetto Sanremo, infatti volutamente era voluto quel coso, perché vado al Petruzzelli per la prima volta e ce l'ho già stata, però in quel contesto dove sono protagonista con questo coro bellissimo alle spalle, canto un pezzo che ha una certa storia eccetera, dove avevo una paura pazzesca, io sgarro, non riesco a tenermi le note, guarda che è una grande emozione. Assolutamente. Arrivando là, e il vestito serviva un vestito, allora quel vestito ve lo racconto, sì, certo, è stato, tu dici ma chissà quanto ci hai pensato, chissà dove l'hai preso. Io quel vestito l'ho preso la mattina, mi è stato dato la stessa mattina, okay, da un mio amico che aveva questo, vabbè, guarda, un vestito che potrebbe, ho detto guarda Vito, devo andare a fare sta cosa, vado al Petruzzelli, e lui ha detto ma sì, tanto la primavera,
Lei ha tirato fuori, chissà da quale sepolcro, ha tirato fuori questo dito che tanto aveva anche una firma famosa, e ha detto va bene, l'ho indossato ed era perfetto per quell'esibizione, quindi è stato bello. Però l'impatto con parte una manifestazione così importante, guarda, comunicare con la voce, e tu lo sai meglio di me, è importante. Sì. Comunicare con la voce qualsiasi cosa che vogliamo, lo facciamo attraverso un mezzo che è la radio, attraverso la televisione, ma comunicare con le note, con la voce, con la musica, con la canzone e con un coro che ti supporta è meraviglioso. Con un coro che non è un coro qualunque, sono i cori che arrivano da tutta l'Italia, i cori LGBT di mezza Italia, c'erano un sacco di persone. E quindi è stata un'emozione davvero importante, davvero forte. E avere la possibilità di farlo nel cuore di Bari, nel Tempio della Musica, dove era importante anche il messaggio, che arriva dal centro, dal cuore della città, dal Petruzzelli arriva un messaggio importante. Non eravamo lì per esibirci e punto. Era un'esibizione importante, perché lì c'era un messaggio che arrivava attraverso la musica, attraverso le parole e le note. Assolutamente, come dici tu, tempio, no? Cioè, sì. Non a caso ci è stato concesso il Petruzzelli, quindi è stata fantastico. Una cosa molto importante. Io l'ho vista, non ti ho detto nulla, ma io l'ho guardata, ecco perché conoscevo anche il vestito bene. Sei stata bravissima. Bello. E tra l'altro ci sono vari appuntamenti di Cromatico, ho visto, se non mi sbaglio, c'erano varie. Sì, alla fine è durata 3 giorni perché c'è stata una presentazione, all'inizio poi l'esibizione al Petruzzelli, e poi la cosa bella, purtroppo la pioggia ha un po' frenato, però non ha frenato del tutto, perché il giorno dopo c'era un diluvio, e in ogni piazza della città di Bari c'erano tutti i cori che hanno partecipato, bellissimo, tutti collocati in diverso stesso orario più o meno, un poco, dove tu ti spostavi e potevi assistere ai cori, così come erano senza microfoni. È stato bellissimo perché si è creata l'attenzione del pubblico, e poi alla fine dici ma chi sono questi ragazzi che cantano, che fanno? E quindi il messaggio comunque è arrivato, perché la città di Bari ha iniziato a tingersi dei colori rainbow, che sono fondamentali e importanti, che poi da lì hanno dato il via a quello che sarà una serie di appuntamenti, perché adesso c'è il 17 di maggio, che è la giornata, ne approfitto per parlarne, la giornata di lotta contro l'omobitransfobia, che ricorre ogni 17 di maggio in tutto il mondo, e quindi l'appuntamento è quello. E poi si è lanciato anche il Pride, Bari Pride, che sarà invece il 29 di giugno, quindi abbiamo dato anche delle date. Dove tu ci sarai, poi ovviamente. Io devo dire che loro mi hanno scelta spesse volte come madrina, come rappresentante di quello che io dico, quindi alla fine mi hanno scelto, perché dico sempre che sono la bandiera di me stessa, porto in giro il mio percorso di vita, e quindi... Ma tu sei una bandiera ben piantata, secondo me, nel senso che anche il fatto di... perché tu sei insomma ben radicata giustamente in Puglia, essendo pugliese. Una delle poche che sicuramente non è andata via dalla Puglia, tutto quello che ha fatto l'ha fatto con fatica. Appunto, era lì che volevo arrivare, perché immagino, suppongo, soprattutto tu non nasci oggi, artisticamente parlando, insomma è un percorso veramente importante di vari anni, ragion per cui è ragionevole pensare che soprattutto all'interno di zone anche di piccoli paesi o comunque anche di grandi città a volte, perché è una questione non di metratura di chilometri ma di mentalità, insomma non deve essere stato facile avere un esordio come il tuo scegliendo di rimanere qui in Puglia. Sì, ma infatti sai, la maggior parte delle mie amiche in qualche modo, di chi fa un percorso come il mio, di solito lo va a fare a Roma. Una volta si faceva la meta importante, una volta era Bologna, no? Quindi tutti andavano a Bologna e a Milano, era lì che poi si costruivano una nuova identità e poi tornavano tutte splendide. E quindi io sono una di quelle invece che ha fatto un percorso anche molto più lento rispetto alle altre, quindi anche non voglio dire faticoso, però impegnativo, perché alla fine hai fatto riuscire ad essere me stessa, essendo già una persona che pubblicamente aveva un'immagine, no? Sì. E quindi cambiare in tutto quello che poi era
era quello che io sentivo, che era necessario che facessi, è stato difficile, è stato complicato, ma non per me, perché il mio percorso è stato naturale, era giusto che arrivasse questo percorso. È stato difficile farmi accettare dalle persone, cioè far capire a quelle persone che la mia desinenza era cambiata, che la mia declinazione da quel punto in poi era femminile. E questa cosa un po' destabilizzava le mie vecchie amicizie, che ci hanno messo un po' a capire, però alla fine sono arrivate. Assolutamente, oggi, ma si vedono i risultati, ecco perché... Sì, oggi sono felice, i miei amici mi supportano e sono ancora con me. Indubbiamente, al di là delle amicizie personali che giustamente tu dicevi, ma si vede anche dal pubblico che tu ti porti dietro. È fossi nata a Roma, a vivere a Roma, sì, adesso ecco, prima era Bologna, poi Milano, adesso forse da un bel po' di anni, almeno 10 anni a questa parte, la meta diciamo che è Roma. Tu invece, essendo rimasta qua, ti sei costruita un pubblico, anzi è probabile, quasi certamente, che vengano da Milano, da Roma per vedere te anche qui a Bari. Sì, è successo. E quindi è motivo d'orgoglio immenso, no, secondo ma me. Alla fine sì, siamo in qualche modo perché dico sempre bisogna essere orgogliosi della propria identità. Assolutamente. Cioè io non ambisco a diventare un'altra cosa. Io sono Eleonora Magnifico. È una cosa che voglio sempre, che è un concetto che voglio dire che è ancora duro da capire, ma è duro da capire anche a chi vive la mia situazione. Io sento dire spesso questa cosa: siamo nate in corpi sbagliati, che è la cosa più sbagliata che io mi possa sentir dire, no? Perciò è un costrutto che anche le persone transgender si sono abituate a sentirsi dire e a accettare. E io non l'accetto questa cosa, perché vuol dire non accettare il tuo corpo. Ancora una volta colpevolizzare la tua natura, quello che tu sei. Nascere in un corpo sbagliato è la cosa più brutta e più orrenda che ti possono dire, perché io nasco in un corpo che si evolve e per me non c'è niente di sbagliato. Io posso costruire la mia e il mio aspetto fisico, perché magari non sono contenta di avere un seno più piccolo, ma lo vorrei più fare più grande, ma questo fa parte di un'altra cosa, perché la mia identità è dentro di me da quando avevo 5 anni. Certo. Quindi dire nascere in un corpo sbagliato secondo me è sbagliato, è ancora colpevolizzare quella che è la mia natura, perché noi dovremmo imparare ad accettare e a dire noi siamo delle persone transgender. Che si possono evolvere, che uno prenda consapevolezza, 5, 10 o 20 anni. Cioè non voglio dire, io non posso dire sono nato in un corpo, voglio diventare quello che io non potrò mai essere. Io ho delle ossa, cromosomicamente non sono Paola, non potrò mai essere Paola. Io sono Eleonora con i miei cromosomi, con le mie ossa, con la mia, con quella che sono, con la mia identità. Assolutamente. Con la mia identità che è interiore, al di là del mio aspetto fisico, di quella che io sono. Certo è chiaro che voglio vedermi allo specchio e essere Eleonora, perché sarei stupida a non dire che io non voglio piacermi. Voglio piacere chiunque, ma chiunque, questa è una cosa che è alla base della persona. Cosa alla fine è diversa, è una cosa completamente che è staccata, distaccata da quello che è la mia identità. La mia identità prima di tutto arriva prima di tutto quello che ho costruito dopo. Quello che io indosso è il mio corpo, che alla fine mi appartiene ovviamente, che rispecchia, però è sicuramente quella che io mi guardo allo specchio e dico sono questa e sono quella, però dentro di me ero già Eleonora. Hai avuto semplicemente, a volte si ha il bisogno, e correggimi se sbaglio, se non dovesse esserci questo bisogno va bene comunque, l'importante è, come dici tu, vedersi allo specchio e essere fuori quello che uno si sente dentro. Sì, perché la società ti obbliga a volte a indossare dei panni che non sono i tuoi, ma lo fai per comodità, perché a un certo punto, sai, parliamo di bullismo, parliamo di tante cose. Quello che subisce la comunità LGBT è sempre quella, no? Non doverlo dire, lo è stato per tanto tempo. Sì. Oggi no, non doverlo Diciamo che la frase tipica di
Si parlo 30 anni fa, bravo. A casa tua puoi fare quello che vuoi. Perché? Si fa ma non si dice. In casa, chiudi le finestre. Ma invece è quello che ci hanno sempre detto di fare. Invece si deve fare, si deve dire, si deve fare, no? Anche la Chiesa dice sì, dovete esserlo, ma non dovete farlo. Che è una contraddizione assurda questa, è una cosa, come si fa a non amare? Ma anche, sai Paola, io pensavo anche a questo, ci hanno obbligato i dogmi della Chiesa, l'educazione. Che tu conosci molto bene perché lo dicevi anche prima, certo. Ricollegandoci al fatto di avere questa passione nel canto, perché tu sei stata educata dalle suore. Dalle suore, sì, quindi sì. È stata una formazione anche importante, familiare. E sai, anche quello di privarci di dire il nome della persona amata. Sì. Non si poteva dire, perché non è che Mario poteva dire di amare Luca, ti parlo di altri, di una generazione, di qualche generazione fa, oggi forse è più facile, però si poteva dire che Anna amava secondo me oggi nemmeno dalle suore è più semplice. Sì, anche oggi magari c'è forse nelle istituzioni pubbliche, la scuola pubblica effettivamente c'è un'attenzione diversa. Perché tu dicevi sì, tanta apertura, tanta cosa, però c'è ancora tanta fatica, perché sennò non ci sarebbe la lotta contro l'omobitransfobia, non ci sarebbero episodi transfobici e omofobici, no? In qualche modo ci sono ancora gente che viene insultata, picchiata, derisa, queste cose succedono ancora. Quindi c'è assolutamente, però diciamo anche il fatto che qualunque cosa si debba affrontare, se uno è convinto di avere davvero una propria identità, di conoscersi e si può prendere consapevolezza di ciò che si è a 3 anni, a 5, a 20, a 30, non ha nessuna importanza. L'importante è rimanere poi fedeli a se stessi. Diciamo che gli episodi brutti capitano come capitano in qualunque ambiente, anche lavorativo, quello che è, però poi tu sei, secondo me, l'esempio eclatante di quando, indipendentemente dal genere che uno ha, la base, sembra una frase fatta, ma nel tuo caso io credo sia veramente reale, conta il carattere, l'intelligenza e soprattutto, conoscendoti, l'ironia, che io te adoro, adoro assolutamente. Cioè, se non avessi avuto ironia sarei importante morta. Il carattere, esattamente. Io oggi, prima, perché noi chiaramente ci siamo visti anche prima di registrare la trasmissione, mi sono scusata con te perché non ho avuto modo in passato di ascoltare tantissime canzoni che hai fatto, ma una che oggi mi è rimasta proprio nel cuore, che è quella che tu mi hai detto è diventato il mio tormentone personale, però io che l'ho ascoltata per la prima volta e credimi, non sto scherzando, lo aggiungerò nella mia playlist personale dei dischi preferiti, che sono venuta. L'ho trovato di un'ironia e un'intelligenza meravigliosa. È la mia croce. Ma è fantastico. Croce è delizia, perché alla fine è fantastica. Io ti dicevo che alla fine ha fatto cose anche impegnative, devo fare cose più sofisticate, però c'è sempre qualcuno che da lì dice ci sono venuta. Io mi immagino adesso sono venuta. Ma credimi, io ho riso oggi ascoltando quella canzone perché è intelligente. Ma sì, ma io poi alla fine ho fatto pace con sono venuta, perché all'inizio sai, hai fatto bene. Volevo uscirne da questa cosa, perché come dicevo alla fine non si aspettava da me sono venuta 1, 2, la vendetta, perché quella era la scia, li avevo abituati, io ho detto ma adesso cosa ci farà? E invece ho subito cambiato rotta, perché mi piace essere un po' anche dispettosa e non abituare il pubblico a delle cose che io faccio, quindi dico vabbè, ma io devo riappropriarmi, e quindi a piccoli passi poi sono tornata a fare delle cose che mi piacciono. Ma l'ironia c'è sempre, nelle mie serate io dico delle cose anche un po' più forti, certo adesso sono una signora quindi devo usare anche un po' il bon ton e l'eco è un po' più grande, a volte mi rendo conto che non devo usare le parolacce quelle che usavo una volta, perché il pubblico magari un po' dico ma no, per non esagerare questa cosa. Però molto più forte, no? In alcuni localacci io mi lasciavo molto andare, però col tempo poi capisci che c'è un pubblico che cresce e che non è fatto solamente dal tuo pubblico, quello che è abituato a certe cose, c'è un pubblico che alla fine ti vede per la prima volta e dice ma questa è un po' esagerata, e quindi cerchi un po' di non snaturare quello che sei, però di stare un po' più attenta e di dire sai c'è la signora con la bambina, e quindi cerchi di evitare alcune parole un po' più leggere, un po' più pesanti.
Però sono venuta, è veramente un caso che, vedi, e continua a essere scoperta a distanza di anni. C'è sempre qualcuno che la scopre e si appassiona, perché dico vabbè. E quindi ma io ti dico davvero, non è una gentilezza forzata, soprattutto perché tu sei qui oggi. E io mi sono innamorata di quella canzone. E io oramai grandissima fan, assolutamente. Io sono una di quelle che se ti viene a vedere camuffo la voce, solo faccio la pressione in fondo. Fai solo guarda, ma quella devo farla per forza, perché ormai poi in realtà hai fatto veramente tantissime altre cose. Ho fatto altre cose, perché poi da lì ho fatto un altro pezzo che era ho subito cambiato, volevo fare un pezzo anni 80, quindi ho coinvolto Viola Valentino. Ho visto la collaborazione, sì, dove ho fatto questo pezzo. Poi sono tornata, la trilogia di quella Sono venuta si chiude con Devota, no? Perché ho fatto Sono venuta, Taccagna e Devota, che era la canzone un po' più tosta, lì era impegnativa, c'era ancora, sai, la teatralità e c'è qualcosa di sarcastico, di ironico, però sicuramente meno, non voglio dire camp di quello che sono venuto, diciamo, lì c'era proprio ma lì devo dire che ti sei proprio data, cioè. Sì, alla fine. Ma perché è un messaggio che arriva veramente subito a tutti, secondo me. Assolutamente. E si adatta a tutti. E poi mi hanno scritto tante persone, in momenti anche di difficoltà. Io delle cose che conservo, dei messaggi, sai, era un momento brutto della mia vita e tu mi hai strappato un sorriso, quindi non ho sottovalutato questa cosa, perché se tu strappi a qualcuno il sorriso, la possibilità di un momento brutto della tua vita, di dire beh, ho sorriso, ho avuto un lampo e dici beh, sono felice, ho detto beh, ho trasmesso una cosa positiva alle persone. Assolutamente, è bello. Avevo sottovalutato quella canzone. No, è brava, ecco quello che ti volevo dire, si adatta a tutti, è un sorriso che tu vai a strappare, quindi è un momento di allegria che vai a regalare, molto molto bello. Poi chiaramente hai fatto tantissime altre cose, adesso ti stai occupando di televisione. Televisione, assolutamente, perché poi è un passaggio che ho fatto, quindi mi è stata fatta questa proposta e io ho detto ma sì, perché non accettare di farlo? Ma posso dirlo dove sono adesso? Certo, assolutamente. Sono a Telenorma, quindi mi è arrivata la telefonata dal direttore e ho detto ma sì, lo faccio. Televisivamente ero un po' titubante perché non sono una molto, poi chi sceglie la radio lo sceglie perché vuole stare dietro, no? Perché noi arrivavamo come gli scappati di casa, si dice così. Non devi vestirti, a volte ho fatto anche trasmissioni in pigiama perché devo venire eccetera. Sì, è vero. Però lì invece devi essere sempre in gig, devi essere sempre in qualche modo. E questa cosa un po' mi pesava, ho detto madonna, e ancora oggi mi pesa perché devi sempre trovare il look, la cosa giusta, il capello, che odio. Sono molto sciatta, una casa dei miei amici me lo dicono apposta. Sfondi una porta aperta. E quindi dico va bene, e quindi così, ma sarò capace, ma anche sai, proprio l'impatto con la telecamera, che un po' in qualche modo ero già qualcosa avevo fatto, no? Certo. Però completamente diverso quando sei alla radio, fai e dici quello che vuoi, là devi controllare tante altre cose. Però alla fine devo dire che è stato piacevole, quindi alla fine continuo questa collaborazione, sono contenta perché, ma sai, proprio pensavo che la televisione sembra quasi un punto d'arrivo, ma non per me, perché chi segue? Per gli altri. Per gli altri, dice ma che bello, ti vediamo, che bello, finalmente. Quando ho fatto questo passaggio in quella televisione dove sono adesso, quindi molti hanno detto, hanno goduto per me. E questa cosa è bello quando dall'altra parte c'è una felicità che dici ma che bello, cioè, mi apprezzano per questa cosa, cioè perché da Ti me... devo raccontare un fatto personale su questa cosa. Allora c'è mio figlio che ha, come dicevo prima, più o meno 12 anni e a volte cerco di spiegargli chi è quel cantante, come nasce una roba che lui ha sentito, arriva a un minuto esagerando e anzi sì ho capito, sono anziana, giustamente la figura materna probabilmente più degli altri annoia, nel senso sì ho capito, non ti dice sei anziana, certo. però insomma siamo là.
Lui ti ha visto un paio di volte in televisione, lui ha ascoltato tutto il discorso che hai fatto. Insomma, ma vedi, anche quello io non ho tirato, come dici tu, le parolacce che non si potevano dire, perché ho detto ok, amica di mamma si può fare, ma il discorso era quello lì. Cioè tu sei andata a prendere, e quando catturi l'attenzione, soprattutto di un ragazzino di questo è positivo, è bello per me, quindi alla fine meraviglia. Vuol dire che insomma in qualche modo riesci a comunicare. Assolutamente. Mi piace, sai, il fatto del racconto. In quella trasmissione io ho scelto delle artiste che sono vicine alle mie corde, che mi piacciono, che ho seguito e mi hanno lasciato fare questo, no? Ma anche poi ho notato, anche quando ci sono personaggi che magari non anche che non ho amato, ma che non ho seguito con particolare interesse, la passione per il racconto c'è stata. E quindi alla fine quando tu entri in questo modo che devi raccontare, ho scoperto che per me raccontare le storie, ma tra l'altro io con Marcello ne parlavamo, mi riferisco a qualcuno che è qua presente, che spesse volte mi dicevano, lui Marcello mi diceva, ma tu devi fare questo, tu devi raccontare queste cose, lo devi fare attraverso un mezzo. E guarda caso, avevi ragione, perché poi dopo un po' mi chiamò davvero il direttore di Telenor, mi dice guarda tu devi fare questo, e quello che mi dicevano io l'ho portato. Sai, in macchina delle volte capitava con ritorno con amici eccetera, in questo caso sai, raccontavo la storia di questo artista e lì vedevo che loro erano interessati, ma che bello sentirti raccontare questa cosa. È vero, ti dicevo anch'io qualche notte fa che magari non dormivo, cambiando canale ti ho beccato varie puntate. È bello sentirti raccontare, perché io credo che tu sia una delle persone che conosco con una cultura musicale infinita, io la chiamo spropositata, la definisco così. Ma perché è vero. È bello coltivare, no, questa passione. L'ho fatto. Ma in un mondo dove tanta gente parla a vanvera, quando trovi qualcuno che parla a ragion veduta, lo noti. La difficoltà è quella, quando poi ti devi confrontare anche con persone che alla fine fanno il tuo stesso lavoro, ma e dici mamma, come faccio adesso a spiegare che io so che questa cosa la so e sto parlando con una persona che non conosce niente, quindi questa cosa qua è un po', però ti devi adattare, perché il mondo è fatto di persone che non sanno chi era Franco Battiato, per dirti, assolutamente, no? E questa cosa poi non trovi più un ignorante nemmeno a pagarlo, ci hai fatto caso? Vabbè, certo. Non lo trovi neanche volessi pagarlo, da quando c'è internet sono tutti tuttologi, tutti sanno tutto. Questo è il danno, però la differenza, come ti dicevo, si nota in un però mondo questo mi piace, questa si vede immediatamente che sai, io sono una persona fondamentalmente pigra e quindi devo sempre spronarmi a fare delle cose. Ho un libro che è lì, fermo. C'è già stato un inizio, una parte. Da quanto tempo? Da troppo tempo. Non so se riuscirò a vederlo prima di lasciare questa terra, spero di poterlo fare. Ma noi lo aspettiamo con ansia. No, perché ho delle cose. Parlo con i tuoi amici, perciò per favore falle finire sta roba. Devo farlo perché sono degli ottimi consiglieri, alla fine in qualche modo loro mi spronano a fare delle cose. Ma è molto interessante, è un progetto veramente molto bello, Leonora, lo devi assolutamente fare. Anche perché voglio mettere insieme proprio quello che tu dicevi, la passione, la cultura per l'amore, per la musica, per le cantanti, gli artisti che ho amato e che amo, e tutto quello che è successo durante la mia vita, gli incontri, i personaggi che ho indossato, perché io dico sempre ho indossato dei personaggi nella vita per arrivare a essere quella che sei, no? Certo. E quindi, ma l'abbiamo fatto un po' tutti, Eleonora, io credo che sia normale, grazie al cielo non siamo più le persone che eravamo a 14 anni, a 20, a 30, a 40, ci fermiamo là perché non vogliamo dire quanti anni abbiamo, solo per quello però. Perché se no, insomma. Non possiamo, a volte dico sai, ma solo poi sai quello che sei, l'importante è arrivare ad essere quello che uno è, perché non si può vivere di abiti indossati, no? No, non si può vivere di abiti indossati male, tra l'altro, perché tanto li indossavo pure bene in qualche modo. Non c'è venuto bene mai nemmeno una volta. Quindi è importante davvero riappropriarsi di quello che siamo nella vita. Io ho fatto questo, continuo a fare quello, riappropriarmi di quello che da bambino mi è stato vietato di essere, di quello che io in qualche modo ho sofferto
proprio perché l'immagine che avevo non era quella normale per tutta la società, e quindi mi sono fatta in qualche modo, per un periodo troppo lungo della mia vita, mi sono fatta ingabbiare dalle persone che mi volevano come dicevano loro, e l'ho fatto per il quieto vivere, per stare in pace perché ero stanca di subire, e a un certo punto ho detto va bene, facciamo quello che dicono loro, e quindi indossi, veramente tornando agli abiti, ruoli, abiti, che in qualche modo ti dicono beh, è un lasciapassare per stare quieta col mondo, poi alla fine si stanchi, perché viene fuori, a me la musica non solo mi ha salvata, l'ironia mi ha salvato, e mi ha salvato anche salire su un palco per la prima volta e indossare degli abiti che erano per me il gioco che io facevo da bambina. Perché andavo negli abiti, nell'armadio di mia madre, prendevo gli abiti di mia madre quando non c'era e li indossavo. Andavo nell'armadio, mi truccavo con le cose di mia madre, che era gelosissima. Dei trucchi. Ma mia madre mi rimproverava non perché mi ero messa gli abiti suoi, ma perché erano suoi, che non voleva che io entrassi nel suo armadio, che non usassi i suoi trucchi. Quindi mi rimproverava, ti sei truccato, vero? E quindi mi rimproverava per questo. Per quel motivo lì. Perché per mia madre era un gioco, anche quello che io facevo era un gioco, imitare... Io so che tu hai un ottimo rapporto con tua mamma. Ma sì, alla fine con mia madre il rapporto lo sappiamo, lo so, perché tu hai anche una grande attività sui social, sei sì, una persona infatti, molto molto seguita. Sì, con mia madre alla fine E durante la pandemia io ti ho vista che tua madre ti ha imbottito di focacce, della qualunque. Tu non hai impastato, sei stata l'unica persona in Italia a non avere impastato nulla durante la pandemia. Però ho fatto una cosa, ho fatto un disco in quel periodo. Sì, ho visto. Quindi avevo una specie di fidanzato, produttore, che mi ha aiutato in questo percorso. E quindi ho realizzato un disco. Gli altri impastavano pane, polpette, cose, e io invece... Perché tu avevi mamma, io ho visto, ti ripeto, quindi, sei stata l'unica persona... Di tutto di più. Ma fantastica. E continua ancora a farlo, quello sono fortunata perché ho mia madre che ancora continua a fare... Assolutamente, sì. Però un giorno mi metterò anch'io, perché cerco di rubare un po' di segreti, però come fanno le cose le nostre mamme, i nostri papà, insomma, i nostri genitori non li fanno. Assolutamente, tu considera che io ho il mio compagno, sono una persona che cucina, però diciamo che non ho questa grande tendenza alla tradizione pugliese, cioè ogni tanto un piatto che non sia pugliese di domenica si può anche fare. Mio marito è uno di quelli che va in giro e magari porta fuori il cane e annusa l'aria per sentire, sai quando si sente fuori l'odore delle polpette, sì, è una roba di una tristezza, ma lui lo fa tutte le volte, quindi se vuoi un giorno ci mettiamo d'accordo, io faccio focaccia, i carboidrati li faccio io e tu fai tutto il resto. Va bene. Eleonora, c'è qualche prossimo appuntamento dove ti possiamo volevo prendere? Ricordare che io sarò, il 17 maggio sarò a Bari per questa giornata importante, quindi come sempre io canto ogni anno in quella giornata di lotta importante, e quindi perché ripeto che con la voce noi non dobbiamo far tacere la nostra voce, in qualsiasi modo dobbiamo far sentire la nostra voce. Io lo faccio col canto, lo faccio con la comunicazione, ma col canto è la cosa che mi viene più congeniale, che è più vicina a me, e quindi lo farò a Bari alla Cioccolatera, sulla Muraglia, e quindi canterò. Poi invece ho un appuntamento importante. Il 16 di giugno sarò allo Zelig a Milano in una festa dove io canterò, farò delle cose con vari personaggi di Zelig. Bello. Il 16 di giugno sarò a Milano all'area Zelig, e poi farò anche Scirocco, che è un'altra manifestazione che arriva da fine giugno, quindi sarà anche quindi un po' di cose, poi vari live in giro. Quindi insomma un po' di cose le farò. La metà di maggio in poi sarai impegnatissima come sempre. Allora io direi che ti devo assolutamente ringraziare per questa chiacchierata che è
stata Paola. molto molto interessante. Salutiamo e ringraziamo Antonio e Roberta che si sono occupati della parte tecnica di questo programma. Grazie Francesco, titolare dell'Old Porter. Signora Eleonora Magnifico, io ti ringrazio. Paola, Il prossimo appuntamento riguarda Dove siamo sarà disponibile a breve. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!